Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cistagon, capsula, ricordati rare di Seases Italia, ultimo aggiornamento, 4 ottobre 2021. Cos'ha Cistagon, capsula? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cistagon, capsula durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Cistagon, capsula? Cistagon, capsula ha un farmaco a base del principio attivo mercaptamina bitartrato, appartenente alla categoria degli aminoacidi e derivati e nello specifico aminoacidi e derivati. È commercializzato in Italia dall'azienda Ricordati Rare di Seases Italia. Cistagon, capsula può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Cistagon 100 capsule 50 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Ricordati Rare di Seases SARL. Concessionario: Ricordati Rare di Seases Italia. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: mercaptamina bitartrato. Gruppo terapeutico: aminoacidi e derivati. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: Cistagon è indicato per il trattamento della cistinosi nefropatica manifesta. La cisteamina riduce l'accumulo della cistina in alcune cellule, ad esempio leucociti e cellule muscolari ed epatiche, di pazienti con cistinosi nefropatica e, se il trattamento è iniziato precocemente, ritarda la comparsa di insufficienza renale. Posologia: il trattamento con Cistagon va iniziato sotto la guida di un medico esperto nel trattamento della cistinosi. Lo scopo della terapia è di mantenere i livelli di cistina leucocitaria al di sotto di 1 mole cistina/mg di proteina. I livelli leucocitari di cistina devono essere quindi determinati sistematicamente per adattare il dosaggio, cioè a venir misurati 5 o 6 ore dopo la somministrazione, frequentemente controllati all'inizio della terapia, ad esempio mensilmente, ed in seguito ogni 3-4 mesi quando si è raggiunto un dosaggio stabile. Per i bambini fino a 12 anni di età il dosaggio di Cistagon deve essere stabilito in base alla superficie corporea, g/m2 giorno. La dose raccomandata 1,30 g/m2 giorno di base libera suddivisa in 4 dosi giornaliere. Per pazienti oltre 12 anni di età e 50 kg di peso corporeo la dose di Cistagon raccomandata 2 g/giorno suddivisa in 4 dosi giornaliere. Il dosaggio iniziale dovrà essere tra 1/4 e 1/6 della dose prevista di mantenimento, aumentando gradualmente in 4-6 settimane per evitare intolleranza. La dose può essere aumentata se la tolleranza è buona e se il tasso di cistina leucocitaria rimane 1 mole cistina/mg di proteina. La dose massima di Cistagon utilizzata in test clinici è stata di 1,95 g/m2 giorno. Non è raccomandato l'uso di dosi superiori a 1,95 g/m2 giorno, vedere paragrafo 4.4. La tolleranza della cisteamina a livello digestivo migliora se il medicinale viene assunto con i pasti o subito dopo. Ai bambini di circa 6 anni o meno che potrebbero correre il rischio di aspirazione, le capsule rigide vanno aperte ed il contenuto spruzzato sul cibo. L'esperienza indica che alimenti come latte, patate ed altri prodotti amidacei sono ben adatti ad essere mescolati con la polvere di Cistagon. Bevande acide come succo d'arancia vanno però evitate in quanto la polvere non si mescola bene e può formare un precipitato. Pazienti sotto dialisi o dopo un trapianto. Occasionalmente si è notato che certe forme di cisteamina sono meno ben tollerate, ossia comportano un numero maggiore di eventi avversi, in pazienti sotto dialisi. Pertanto si raccomanda di monitorare accuratamente i livelli leucocitari di cistina. Pazienti con insufficienza epatica. L'adattamento delle dose non è in genere necessario, ma i livelli leucocitari di cistina vanno controllati sistematicamente. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti. L'uso di Cistagon è controindicato durante l'allattamento. Cistagon non deve essere usato durante la gravidanza, in particolare durante il primo trimestre, se non in caso di assoluta necessità, vedere i paragrafi 4, 6 e 5, 3, poiché è teratogeno negli animali.
Il Cistagon ha controindicato nei pazienti che manifestino ipersensibilità alla penicillamina. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Per ottenere il massimo beneficio la terapia con Cistagon deve essere iniziata subito dopo conferma della diagnosi di cistinosi nefropatica. La cistinosi nefropatica deve essere diagnosticata sulla base di segni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Il Cistagon può essere somministrato insieme con altri prodotti a base di elettroliti e sali minerali necessari nel trattamento della sindrome di Fanconi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Cistagon, capsula durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cistagon, capsula durante la gravidanza e l'allattamento? Non vi sono dati adeguati riguardanti l'uso di cisteamina bitartrato in donne in gravidanza. Gli studi condotti su animali hanno evidenziato una tossicità riproduttiva, teratogenesi compresa, vedere paragrafo 5.3. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Cistagon altera lievemente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Cistagon può causare sonnolenza. Quando iniziano una tale terapia i pazienti non debbono praticare attività potenzialmente pericolose fin quando non saranno noti gli effetti di questo medicinale sulle capacità dell'individuo. Effetti indesiderati. Si prevede che circa il 35% dei pazienti sperimenterà reazioni avverse, che coinvolgeranno principalmente il sistema gastrointestinale e il sistema nervoso centrale. Quando questi disturbi si manifestano all'inizio della terapia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sovradosaggio di cisteamina può causare progressiva letargia. In caso di dosaggio eccessivo, occorre sostenere adeguatamente i sistemi respiratorio e cardiovascolare. Non si conosce antidoto specifico. Non si sa se la cisteamina possa essere rimossa per emodialisi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Prodotto dell'apparato gastrointestinale e del metabolismo, codice ATC, A16A04. I soggetti normali e quelli eterozigoti per la cistinosi hanno rispettivamente livelli leucocitari di cistina 0,2 e proprietà farmacocinetiche. In seguito ad una singola dose orale di cisteamina bitartrato equivalente a 1,05 g di cisteamina somministrata come base libera a volontari sani, i valori medi, A più meno DS, del tempo, dati preclinici di sicurezza. Sono stati eseguiti studi sulla genotossicità. Nonostante in alcuni studi che prevedevano l'uso di cisteamina sia stata segnalata l'induzione di aberrazioni cromosomiche in linee cellulari eucariotiche in coltura, studi specifici, elenco degli eccipienti, contenuto della capsula. Cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, magnesio stearato / sodio lauril solfato, biossido di silicio colloidale, carbossimetilcellulosa sodica reticolata, involucro della capsula. Gelatina, biossido di titanio, inchiostro nero sulle capsule rigide contenente. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.